Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like direttamente sul mio canale ed iscrivetevi adesso, qualora non l'aveste già fatto. Bene, come avrete certamente capito, osservando le immagini sul vostro schermo, oggi parleremo della prima volta di Sakura Kasugano. Ma prima, vediamo la sigla! Come i più attenti di voi già sapranno, ho già realizzato ben 2 video riguardanti la nostra bella studentessa. Qualora non li aveste visti e voleste recuperarli, vi lascio i relativi link in descrizione. Quello di cui parleremo oggi è un qualcosa che ho scoperto di recente e che va ad integrare ciò che ho già detto nei 2 video dedicati a lei. Per scoprire quello di cui tra poco vi parlerò, ho dovuto agire come il Detective Conan, o forse, dato che sono italiano, dovrei dire come il Tenente Colombo. Vi spiegherò, proprio come avrebbe fatto lui, cosa mi ha indotto a fare il ragionamento che poi mi ha condotto a fare questa piccola ma interessantissima scoperta. Tutti o quasi sanno che Sakura ha fatto la sua prima apparizione in Street Fighter Alpha 2 nell'ormai lontano 1996. Ma siamo davvero sicuri che le cose stiano esattamente così? Per accertarmene ho esaminato a fondo i dati che la Capcom ci ha fornito riguardanti la nostra bella studentessa e tra le cose che ho letto le seguenti frasi hanno messo in moto il mio cervello da detective. Leggiamole insieme. Sakura era una dolce studentessa che viveva nel quartiere di Setagaya di Tokyo, fino al giorno in cui vide Ryu combattere. Decise in quel momento che avrebbe seguito i suoi passi. Iniziò a studiare le arti marziali imitando le mosse che gli vide eseguire quel giorno. Iniziò ad indossare una fascia bianca e dei guanti rossi, per emularlo il più possibile, finché non riuscì ad incontrarlo di nuovo. Come confermato dalla Capcom, quindi, prima che venisse organizzato il torneo di Street Fighter Alpha 2, che ci ha consentito di giocare con Sakura per la prima volta, la bella studentessa delle scuole superiori aveva già visto Ryu combattere da qualche parte. Fu appunto al termine di Street Fighter Alpha 2 che Sakura riuscì ad incontrarlo di nuovo. Mi sono chiesto molte volte dove lei lo avesse visto combattere la prima volta e soprattutto contro chi. Rigiocando dopo molto tempo al primo Street Fighter Alpha, incluso in Street Fighter 30° Anniversary Collection, ho avuto finalmente la risposta che cercavo. Come saprete, in Street Fighter Alpha non esiste uno stage dedicato ad ogni personaggio. Ogni lottatore condivide lo stage con almeno un altro Street Fighter. Ad esempio, tanto per citarne alcuni, Rose condivide lo stage con Birdie, Charlie Nash con Ken, Sagat con Adon ed ovviamente Ryu con Guy. Come potete vedere, Ryu combatte in pieno giorno e se osserviamo i personaggi che compaiono sullo sfondo, nessuno di loro ha le sembianze della bella Sakura.
Se invece osserviamo lo stesso stage mentre ospita il combattimento tra Guy e qualsiasi altro combattente, all'interno del negozio situato a destra scorgiamo due studentesse intente a parlare tra loro e ad osservare lo scontro in atto. Guardate bene la ragazza dai capelli corti. Sì, è proprio lei, è Sakura Kasugano, in compagnia di quella che molto probabilmente è la sua più cara amica, la sua compagna di classe Kei Kitose. Osservatele bene. Entrambe indossano la tipica uniforme scolastica che vestono tutte le studentesse giapponesi. E quando uno dei due Street Fighter vince un round, entrambe si voltano con aria stupefatta verso di lui. Anche la lunghezza dei loro capelli combacia con l'immagine che abbiamo delle due inseparabili amiche. Sakura ha i capelli corti e Kei Kitose ha i capelli lunghi. Non abbiamo conferme ufficiali da parte della Capcom riguardo a ciò che vi ho appena detto, ma gli indizi che abbiamo in mano sono davvero troppi per poterli ignorare e per non arrivare a questa conclusione. Dunque, quasi certamente, la prima volta di Sakura Kasugano risale al 5 giugno 1995, data in cui Street Fighter Alpha venne rilasciato dalla Capcom, ed il combattimento che tanto l'ha ispirata e che le ha fatto desiderare di diventare una Street Fighter, imitando lo stile di Ryu, è stato quello tra quest'ultimo ed il buon Guy. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare dei personaggi facenti parte del roster di Street Fighter la prossima volta. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciarmi un bel like direttamente sul mio canale. Se ti piacciono i miei video, iscriviti pure, te ne sarò molto grato. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter e di Sakura, che sono davvero tanti. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.